Ciao a tutti amici, benvenuti da Musica Nova a Conversano. Devo ringraziare Rino e tutti gli amici, insomma, che sono qua, la sua famiglia e che mi accoglie sempre a braccia aperte. È un negozio molto fornito, ha di tutto e gli faccio pubblicità, sì, perché mi ha trattato benissimo e oltretutto mi sta dando l'opportunità di fare questi video. Io chiaramente alla fine di ogni video di quelli che farò qui metterò dei link sotto in descrizione. Se passate da quei link per acquistare qualche cosa, date una mano al canale, ve lo dico subito così. Di solito lo dico alla fine, ma mi hanno detto che è sbagliato, che bisogna dirlo subito. Allora, torniamo allo strumento. Numa X Piano. Io ho già fatto il Numa X Piano GT quando uscì, che è quello con la tastiera super bella, diciamo. Devo dire che anche questa è bella. E vi dico subito, appena ci mettete le mani potreste sentire una sensazione un po' diversa dal solito. Non so neanche come descriverla, però è una tastiera che non è molto pesata, è abbastanza morbida e la risposta è un po' particolare, nel senso che inizialmente potreste avere la sensazione di non avere pieno controllo, ma in realtà dopo pochissimo si entra in relazione. Non è una questione della tastiera, sono i suoni ad avere un comportamento particolare. Un comportamento particolare in un senso che adesso cercherò di descrivere, ma che probabilmente farò fatica a descrivere nel modo migliore possibile. Questo, per esempio, i piani elettrici sono modelli fisici, no? Ecco, quando si parla di modelli fisici c'è sempre un po' di confusione, non tutti i suoni da modelli fisici sono esclusivamente calcolo matematico, processo diciamo generativo puro. Molti sono con un campionamento all'inizio e poi tutta una serie di calcoli che fanno diventare comunque il suono più complesso, più vicino alla realtà, tutta una serie di cose, se ne dicono di tutti i colori. Ma allora, la verità io non la conosco perfettamente, ma essendo un po' dentro quello che succede ora, quello che mi sta succedendo, cioè nel senso che collaboro con alcune di queste aziende hanno anche fatto dei tentativi in quella direzione. Un po' tempo fa avevo fatto una prova con il Physis Piano, ho parlato approfonditamente con chi ha partecipato, no, a quello sviluppo e tutte quelle cose, e insomma sì, molto spesso si tratta di questa sorta di ibrido nel caso del pianoforte, che però insomma, stiamo parlando comunque di un risparmio di spazio incredibile in favore di un movimento un po' più così casuale magari, o comunque un processo generativo che ci dà una sensazione più realistica. Ora ho cercato di descriverlo in questo modo, ma qui i pianoforti credo siano a campionamento. Io non so quale sia esattamente il processo che c'è dietro questo campionamento e tutto il resto, però la sensazione è che ci sia un buon legame fra quello che è il risultato dei pianoforti elettrici, come non so, questo Wurlitzer, no? Magari rispetto a certi campionamenti che ci sono adesso super pazzeschi, che ci sono su alcuni plugin di giga di campionamento. Questi invece hanno questi comportamenti che, sentiti da soli, molto spesso possono così risultare, appunto, rispetto a quei campionamenti un pochino così retro, sembrano far parte di una generazione differente, no? Precedente. In realtà però hanno una forza strumentale, musicale dentro che va presa in considerazione. Anche perché questo dettaglio nasce dal fatto che ci siamo abituati a suonare in contesti casalinghi piuttosto che contesti di studio, contesti molto intimi e con un ascolto in cuffia. Anche dal vivo si suona, io suono spessissimo con gli in-ear, però poi alla fine, avendo avuto l'occasione di partecipare a un mondo dove si suonava anche in contesti più prodotti, più strutturati, con i monitor, si sentiva l'impianto, ho fatto quel mondo lì, per non parlare poi di tutti i posti dove ho suonato,
di qualunque genere, dove non c'era niente, fino a posti con gli in-ear tutto perfetto. In tutta questa, diciamo, evoluzione mi sono reso conto, ma non ci vuole tanta esperienza, è semplicemente una questione così uditiva, che il suono che arriva poi fuori, la sensazione è emotiva, no? Questo lo sappiamo, e di conseguenza quello che c'è fuori è quello che il suono fa, regala. Non è il fatto che sia simile o meno a un pianoforte. Il risultato non ha importanza se sia simile o meno a un pianoforte, ma è l'emozione, no, che arriva. Molto spesso questi strumenti, siccome riescono a legare bene con il resto della band, si ha una buona percezione esterna da un PA e tutto il resto. Poi, ripeto, portato a casa uno strumento così, metto un Wurlitzer, poi metto il Wurlitzer, che ne so, di Omnisphere, e dico, bah no, qui non ci siamo. Sì, però magari quello di Omnisphere non è detto che poi in un contesto live ti dia la stessa sensazione di strumento che ti danno alcuni di questi prodotti, no? Che sono invece con una visione più verso il futuro e verso il calcolo, no? E quindi io sono affascinato, ecco, da questo aspetto. Poi all'inizio vi ho fatto sentire i pianoforti, ne ho cambiati un po', c'era il German, il Japan, lo USA, l'Italian, il Vintage, l'Austrian, il German mi sembra quello più equilibrato. E per tornare al discorso che facevo, stranamente in questo strumento si ha una sensazione con i pianoforti abbastanza collegata ai piani elettrici, cioè nel senso che questi pianoforti non hanno un comportamento da supercampionamento, hanno un comportamento che è una strana via di mezzo, non so come definirla, non so se sia questo poi il risultato che volevano raggiungere, non so se sia questa l'idea, però ce la sento io, questa è la mia interpretazione, la mia sensazione. Allora, la tastiera dopo poco ci si entra in relazione ed è molto molto bella in realtà. Bisogna farci l'abitudine, e la mano subito ci fa l'abitudine, poi è molto agile e si riesce c'è molta dinamica. Tutte cose che poi però dovete sperimentare. Perché lo dico? Perché poi è normale che si finisca per dire però a me invece non piace. Sì, beh, nel caso delle tastiere questo è come per tutti gli altri strumenti, è inevitabile, cioè nel senso che qualsiasi strumento, no? Adesso io sto suonando 3 bassi diversi oggi e ognuno ha la sua personalità, con uno mi sono trovato meglio, con l'altro mi sono trovato meno bene, ma voglio dire, poi ci si fa l'abitudine. Pianoforti, abbiamo detto, questo è il German, questo è lo USA, questi due sono i primi proposti. Sono comunque tutti belli secondo me, cioè belli in quel modo lì, attenzione. Mi sto dilungando molto su questo aspetto, sentite che bello che... A proposito di dettagli, magari anche innaturali, però... Non so se vi ricordate strumenti come questi, no? Gli strumenti di vecchia generazione, anche Yamaha, cose del genere. A volte c'era un piano elettrico che aveva una struttura anche così, un'idea fatta di sound design, tanto sound design, il suono era quello che era, però certi piccoli dettagli non erano realistici, però davano al suono una personalità. Io qui sento delle belle cose, non lo so, poi sarà una mia impressione. Io
Ho imparato a non criticare a priori certi strumenti perché quelli che hanno personalità li ritengo sempre un ottimo passo avanti, non so come dire. Questo è uno strumento che ha personalità, secondo me. Sono belli, sono. Poi ci sono, qui chiaramente abbiamo 4 zone, tantissime opportunità, non ho detto niente a riguardo, ma è veramente un bello strumento, un bello stage piano questo qua, perché alla fine è leggero, nel senso che non è pesantissimo, è un peso normale, ha una bella tastiera, ha tutto quello che serve per portare a casa una serata, non so come dire, insomma, no? Poi chiaramente con le Q e tutte quelle cose si può andare lontanissimo. Questo è splittato, c'è il basso giù, ci sono un Wurlitzer più DX piano in alto, tutto si può, qui si accendono con i colori relativi al suono questi knobs che possiamo usare per regolare il volume di ogni parte della patch, no? Queste sono tutte le patch. Ecco, poi qui c'è una cosa che va considerata, adesso poi ci arriviamo. Agli organi qui sono carini, Qui abbiamo l'opportunità poi di costruire le patch in modo abbastanza semplice. Abbiamo queste 4 zone, qui si vedono tutte e 4. Nel momento in cui io ne attivo un'altra, la posso attivare e utilizzare. Ho messo degli archi, ora chiaramente posso scegliere quali utilizzare. C'è un menu che si naviga facilmente, naviga ho detto. Scelgo, poi posso attivare la terza parte, unire un piano di X e poi ho una quarta parte ancora che posso utilizzare per usare per esempio uno strumento esterno MIDI collegandomi, oppure usare un'altra parte, un pad per esempio. Quindi io adesso ho tutte le parti a disposizione, così. Col volume, sulle quali posso agire, ho un equalizzatore, poi ho piano di X, qui ho gli strings e qui ho il piano e posso gestirmeli come voglio. I parametri che riguardano i vari suoni li ho a disposizione in modo abbastanza semplice, nel senso che qui ho tutto quello che riguarda a livello proprio anche di controlli, se il damper è in funzione, se non è in funzione, che cosa voglio usare, cosa voglio fargli ricevere, cosa non voglio fargli ricevere e tutto il resto. Tutto semplice, posso salvare la patch tranquillamente e ho fatto. Questo è
Poi è chiaro, tutte queste cose io le posso chiudere, spegnere, decidere cosa fare. Ho a disposizione gli effetti, tutto quello che voglio utilizzare si illumina e quindi questo mi aiuta anche a capire che cosa sto facendo, in parole povere. P1, P2, P3 sono i parametri a disposizione di quel particolare effetto. Nel momento in cui voglio usare l'equalizzatore, per esempio, posso andare sulle medie, in questo modo, e alzarle, oppure toglierle. Parametro 3 sono gli acuti, posso esagerare oppure chiuderli, è tutto abbastanza intuitivo, si capisce più o meno tutto immediatamente ed è comodo, insomma. Essendo un pianoforte digitale si tende più che altro a lavorare in questi termini, quelli pianistici, no? Lo dovete provare perché bisogna capire se vi piace questo tipo di mondo. Con tutto questo materiale si possono creare queste patch un po' particolari. Ce ne sono chiaramente io qua ho tutte le componenti a disposizione, le posso miscelare proprio come in un mixer. Questo arriva fino qui. C'è l'aftertouch. Insomma, volendo si fanno cose molto interessanti in modo abbastanza veloce, diciamo, ecco. Insomma, vi potete creare una patch di 4 suoni, tra i quali pianoforti belli, Rhodes, cioè, insomma, tanta roba in modo molto semplice. È un po' quello, è uno stage piano con 4 zone, con dei bei suoni, secondo me belli. Io li sento molto musicali, li sento rotondi. Mi è piaciuto come si sono sposati anche col pezzo all'inizio, perché quello io lo faccio per quel motivo lì. Mi è sembrato ci fosse un bel legame con il resto delle cose vere suonate. Quindi, insomma, mi sembra un ottimo strumento. I banchi sono tanti, ci sono tantissimi suoni, però io vorrei tornare un pochino a quello che è l'essenza, diciamo, dei suoni. Poi tenendo schiacciato, prendo un seed pad per esempio, semplice, tenendo premuta la scena, io qui ho dei parametri, cutoff, resonance, attacco, release, quelli più semplici, tutti i controlli che voglio o non voglio, il transpose, tutto il resto, e appunto questi controlli di base sui quali lavorare per
aprire un po' il suono magari o cose del genere. Ho preso questo, ma pad ce ne sono molti, sono tutti semplici e utili, non so come dire. Questi sono i pad, ci sono i suoni orchestrali, li abbiamo sentiti prima un pochino. Sono belli e ci sono tante fisarmoniche varie. Sono molto belle queste, suonano molto bene. Sono bei campionamenti questi. Cori di vario tipo. I synth sono tanti, anche i sintetizzatori sono tanti. Diciamo quello che serve, poi credo che ci sia l'opportunità di gestire il lato dei suoni sul sito e aggiornamenti, credo che ce ne siano. Io la sto provando qui come ho provato l'altra, cioè nel senso quello che vi trovereste di fronte, no? Se la doveste acquistare. Io credo che in generale sia uno strumento che vale, soprattutto perché ha un prezzo molto molto interessante rispetto a quello che c'è in giro. E la qualità arriva, si sente. E poi non lo so, quella cosa, tutto quel discorso, quella menata che vi ho fatto prima su come suona e come si sposano i suoni a modelli fisici insieme a quelli campionati su questo strumento, c'è stato un lavoro di amalgama dei suoni che mi piace. L'altra volta avevo avuto un'altra sensazione e quindi è importante ritornare sugli strumenti per vedere col passare degli anni che cosa succede. Quindi insomma io vi ringrazio, vi saluto, ringrazio Musica Nova che mi ha accolto come sempre e gli amici che ci sono qua e la sua Rino, la sua famiglia. Io volevo invitarvi a iscrivervi perché la maggior parte di quelli che guardano i video non sono iscritti e questo è un dramma, ma se vi iscrivete date insomma un pochino più una mano al canale. Io metterò i link, come vi dicevo, degli strumenti, se passate di lì date un'ulteriore mano al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie di tastiere, la mia musica, i miei libri, un sacco di cose che ho fatto. Se vi interessa quello che faccio, insomma, mi fa piacere. Io vi ringrazio, vi saluto ancora. Numa X Piano, assolutamente un bello strumento, mi piace. Mi piace. Ciao ciao.